Ciao a tutti e benvenuti dal Team Reaction. Nel tutorial di oggi vi mostreremo come collegare tra loro il nostro sequencer DeepTime e il synth DeepEnergy affinché possano dialogare correttamente. Il discorso è valido anche nel caso in cui vogliate usare il DeepTime con qualsiasi altro generatore sonoro all'interno di Reactor stesso. Bene, per prima cosa apriamo il nostro ensemble DeepTime. Clicchiamo quindi su File, Open Ensemble e selezioniamo il DeepTime. Che cos'è un ensemble? Un ensemble non è altro che il progetto correttamente attivo su Reactor con tutte le sue impostazioni e gli instrument caricati nel progetto stesso. Cosa sono gli instruments? Gli instruments sono i singoli strumenti di varia natura che scegliamo di caricare, come ad esempio sintetizzatori, processori di effetti o processori di controllo, eccetera. La regola vuole che è possibile caricare un solo ensemble per volta, cioè avere un singolo progetto attivo, ma esso può contenere tutti gli instrument che vogliamo. I nostri DeepTime e DeepEnergy sono entrambi in formato ensemble, abbiamo però bisogno di farli leggere a Reactor come due instrument all'interno di un unico ensemble. Vediamo quindi come poter aprire un file Reactor Ensemble all'interno di un ensemble già attivo, come in questo caso. Per fare questo entriamo nella Structure View dell'ensemble attivo, ossia clicchiamo sulla voce Untitled Ensemble e carichiamo all'interno di questa visualizzazione l'ensemble DeepEnergy con una semplice operazione di drag and drop, ossia trasciniamo e rilasciamo l'ensemble. A questo punto dobbiamo prelevare l'instrument che si trova all'interno di questo ensemble. Per fare questo entriamo all'interno dell'ensemble cliccando due volte su di esso come fosse una cartella del computer. E facciamo una semplice operazione di cut and copy, quindi selezioniamo ciò che ci serve, ossia il modulo audio input e l'instrument stesso. In questo momento i moduli audio output non ci servono qui perché sono già presenti nell'ensemble attivo. Clicchiamo quindi col destro sulla selezione e scegliamo Cut Selection. Ora torniamo al livello di visualizzazione precedente cliccando due volte in uno spazio vuoto e incolliamo la selezione, quindi clic destro in uno spazio vuoto e scegliamo Past. Ora possiamo eliminare l'ensemble ormai vuoto, quindi clic destro e scegliamo il comando Delete. A questo punto dobbiamo collegare il DeepEnergy all'uscita audio di Reactor, che in questo momento è occupata solo dal DeepTime. Per fare questo ci basta sommare in uscita entrambi i segnali. Quindi carichiamo un modulo add, ossia un sommatore. Per farlo, clic destro in un'area vuota, built-in module, menu Math, modulo add. Questo modulo somma appunto i segnali presenti ai suoi due ingressi a cui andremo a collegare le uscite dei due instrument. Trasciniamo quindi i cavi virtuali fino a ciascuno dei due ingressi del modulo add e portiamo l'uscita del modulo add verso i due moduli audio output. A questo punto non ci resta che effettuare il collegamento MIDI tra i due strumenti. Il nostro sequencer DeepTime invia messaggi MIDI alla porta MIDI out dell'instrument, a cui collegheremo il DeepEnergy che riceve tali messaggi. Torniamo quindi sul pannello principale cliccando sulla voce Panel. Selezioniamo ora l'instrument DeepTime, cliccando proprio sullo strumento stesso. E andiamo ora nel menu Connect del pannello laterale, la cui visualizzazione potete attivare o nascondere tramite questo pulsantino. Qui troviamo le impostazioni di MIDI out dell'instrument. Apriamo il menu a tendina sotto la voce To Internal Instrument e selezioniamo il nostro DeepEnergy. In questo modo abbiamo connesso il MIDI out del sequencer al sintetizzatore. Ora possiamo nascondere alla vista il pannello laterale
e posizionare a piacimento gli strumenti sul pannello. Se una volta spostati dovessero ritornare ad una posizione fissa, dovete andare nel menu Settings e deselezionare la voce Automatic Panel Layout. Disattiviamo anche l'Edit Mode con questo pulsante. A questo punto accendiamo il nostro sequencer, selezioniamo un preset e premiamo Start. Bene, per oggi è tutto. Per qualsiasi informazione contattateci sulla pagina Facebook Reaction Sound Tools for Native Instruments Reactor, visitate il nostro sito reactionsoundtools.altervista.org oppure commentate qui sotto il video. Grazie e alla prossima, ciao!